Buongiorno amici, fate una dadolata di un sedano, di una costa di sedano. Allo stesso modo fatelo di una carota e infine anche di metà cipolla. In sintesi una bella brunoise che metterete in una padella, ungerete con dell'olio e metterete sul fuoco vivo per farla soffriggere. Mentre questa soffrigge, in un'altra pentola sgranate il macinato, prima di maiale e poi di manzo, un po' per volta, in modo che lasci fuori l'acqua e possa fare la reazione di maiale. Poi immettete nella vostra bella pentola quasi 1 litro di vino, buon vino, in questo caso sangiovese. Potete mettere anche altri vini, l'importante è che non sia dolce. Salate, aggiungete dei rametti di rosmarino e aspettate che il vino venga assorbito, evapori in sintesi, venga assorbito dalla carne e non ci sia più. Quando la carne avrà assorbito il vino e questo sarà evaporato, la parte più complessa del procedimento è stata fatta. Ora, dato che il soffritto lo avete già terminato da un po' e messo in un'altra pentola, spegnete il fuoco o comunque togliete dal fuoco questa carne e andate a riporre la pentola col soffritto sul fuoco insieme agli aromi, che in questo caso sono 2 foglie di alloro e altri 2 rametti di rosmarino. Togliete il vecchio rosmarino dalla carne, aggiungete il pomodoro e aggiungete anche la carne, aggiungete anche 2 cucchiai di concentrato e nel mio caso ho aggiunto dell'acqua. Voi potreste aggiungere un po' di brodo di verdure o brodo di carne o un bicchiere di latte. Fate sobbollire a fuoco bassissimo per 3 ore e il vostro ragù poi è pronto. Lasciatelo riposare 45 minuti circa prima di mangiarlo, meglio ancora se lo fate il giorno dopo. Ho detto latte perché alcune ricette prevedono l'uso del latte, ma tenete presente che troppo latte ve lo rende dolce, un po' va bene per contrastare l'acidità del pomodoro. In questo caso non è stato necessario perché la lunga cottura ha fatto sì che il ragù non avesse nessuna acidità. Forse sarà dipeso anche dalla marca del sugo di pomodoro o dalla cottura nella cucina economica. In questo caso ho ottenuto con questa ricetta 1,3 kg circa di ragù.